del Portale del Verde, ben ritrovati. Oggi introduciamo qui con Paolo Zacchera il fantastico mondo delle ortensie. Quindi Paolo oggi ci parlerà così a carattere generale di questa splendida pianta che troviamo nei nostri giardini, nei giardini italiani è molto presente. Una pianta molto presente, molto utile, di moda in questo momento, che ha il vantaggio di crescere bene dappertutto. La varietà di suoli, cioè il fatto che sul Lago Maggiore certe varietà saranno particolarmente blu. È difficile mantenere questo blu in altre zone d'Italia, però l'ortensia fiorisce tutta l'estate, è una pianta rustica, ha solo bisogno di essere bagnata tanto, perché dal suo nome idrangea è la pianta dell'acqua. Idrangea vuol dire questo? Sì. La maggior parte la moda adesso, il fatto che l'Italia sia lunga, permette di avere delle piante sul mercato molto presto. Già a Pasqua si possono comprare delle ortensie, che sono state forzate, sono state coltivate probabilmente in Sicilia, a Napoli, in posti molto caldi. C'era una tradizione di coltivazione di ortensie fino agli anni 70 in Italia, in Verbania, sul Lago Maggiore, poi è scomparsa perché si è andati a coltivare dove c'è bisogno di meno energia, giustamente. Noi ci siamo ritagliati una fettina di mercato coltivando queste piante totalmente all'aperto e iniziando a vendere adesso al 10 di giugno per tutta l'estate, in quanto è la loro fioritura naturale. Diamo qualche notizia proprio così a carattere generale sull'ortensia. Di cosa ha bisogno l'ortensia per diventare una bella pianta generosa, soprattutto spettacolare nelle fioriture? Ha bisogno di sostanza organica, quindi sarebbe meglio un concime di base organica con generosità. Mentre con le camelie azalee bisogna stare molto attenti alla concimazione, l'ortensia ha sempre fame. Cioè letame, per dire, va benissimo. Letame va benissimo, concimi di origine organica, animale o vegetale vanno benissimo perché non bruciano. Queste piante sono relativamente basse perché coltivandole fuori all'aperto noi le tagliamo a zero in autunno. Non rimane quasi niente della pianta. In che mese lo tagliate? Quando abbiamo tempo, da ottobre in poi, quando la vegetazione. Ma questa è un'esigenza nostra della coltivazione. Se noi non l'avessimo tagliata, la pianta sarebbe decisamente più alta, magari anche più fiorifera, ma noi abbiamo, anche per motivi di trasporto, certo, e di clientela, preferiamo azzerare la vegetazione, non ci facciamo problemi su potatura drastica, perché sappiamo che la primavera successiva la pianta esplode in maniera omogenea, senza nessuna potatura, quasi senza nessuna cura, e cominciate a vedere qualche fiore che si apre, tra 15-20 giorni qui ci sarà uno spettacolo di colori che andranno avanti per più di un mese. Bene, allora, e per l'acqua come la mettiamo? Ha bisogno di molta acqua? Allora, ieri ha fatto temporale da noi abbiamo fermato l'irrigazione. Quelle piante già danno segno che se noi facessimo partire, sono in vaso, per cui si asciugano anche abbastanza in fretta. Se noi oggi pomeriggio dovremmo già cominciare a bagnarle, perché in vaso hanno bisogno di acqua all'infinito. Bene, allora questo è il consiglio dei consigli che Paolo Zacchera ci ha dato, quindi quando vediamo le nostre ortensie generose, fiorite eccetera, vuol dire che dietro c'è una mano attenta, c'è qualcuno che va a bagnarle. Dove invece le vediamo con le foglie un po' giù, sicuramente lì vuol dire che il nostro diciamo così dovere non l'abbiamo fatto fino in fondo. Quindi Alessandro, Paolo Zacchera e le ortensie che vedete qui alle nostre spalle vi salutano, vi rimandano a un prossimo video e spolliciate se questo video vi è piaciuto. Ciao, al prossimo video.